Lezione 1. Avventura al supermercato. Oh, che bello! Dove sei andato a fare la spesa oggi? Sono andato in un supermercato lì vicino. Ha una vasta scelta di prodotti freschi. Sembra comodo. Frutta e verdura fresche sono sempre un must. Certo, fanno una grande differenza nei pasti che preparo a casa. Adoro quando i supermercati hanno prodotti locali, mi fa stare bene sostenere le aziende agricole vicine. Sì, e spesso si può percepire la differenza di qualità. Anch'io cerco sempre opzioni biologiche, perché tendono ad essere più salutari. Ottima scelta! È importante essere consapevoli di ciò che introduciamo nel nostro corpo. Dovrò dare un'occhiata a quel supermercato, sembra che ne valga la pena. Lezione 2. Notizie entusiasmanti. Corsi fino a casa e varcai la porta di corsa, pieno di eccitazione. Cos'è successo? Sembri emozionato. Ho urlato, mamma. Mamma, e lei è uscita dalla sua camera con gli occhi spalancati. Posso solo immaginare la sua espressione. Cosa volevi condividere? Ho appena ricevuto una fantastica notizia riguardo una borsa di studio per la quale ho fatto domanda. Fantastico! Deve essere stata così orgogliosa di te in quel momento. Assolutamente. Il suo entusiasmo era pari al mio mentre festeggiavamo insieme il traguardo. È sempre bello condividere buone notizie con i propri cari. Sì, sono momenti in cui tutto il duro lavoro diventa incredibilmente gratificante. Lezione 3. L'eredità di Amelia Earhart. Hai mai pensato al misterioso destino di Amelia Earhart? Sì, è una tragedia che sia scomparsa in mare, ma la sua vita era così emozionante. Esatto. È stata una pioniera dell'aviazione, abbattendo le barriere per le donne della sua epoca. Il suo spirito avventuroso continua a ispirare molte persone ancora oggi. È straziante che la sua morte rimanga un mistero, ma la sua eredità continua a vivere. Assolutamente. Ha dimostrato che la determinazione può portare a risultati incredibili. Ammiro il modo in cui ha superato i limiti e si è presa dei rischi per realizzare i suoi sogni. La sua storia ci incoraggia ad accettare le sfide e a seguire le nostre passioni. È stata davvero una figura straordinaria nella storia. Lezione 4. Traguardi ingegneristici. Sapevi che il motore a combustione interna è stato sviluppato da diversi inventori? Sì, l'ho letto. Questo motore funzionava a benzina e ha rivoluzionato i trasporti. Un altro inventore tedesco, Karl Benz, costruì un'auto alimentata da questa tecnologia rivoluzionaria. È affascinante. La sua invenzione ha gettato le basi per le automobili moderne. Esatto. È incredibile pensare a quanta strada abbiamo fatto da allora. L'impatto di queste innovazioni sulla società è stato enorme. Mi chiedo spesso quali altre invenzioni trasformeranno le nostre vite in futuro. Sì, la tecnologia continua a evolversi e non vedo l'ora di scoprire cosa ci riserva il futuro. Ogni epoca ha i suoi pionieri che cambiano il mondo, proprio come fece Benz. Lezione 5. Chiamate di emergenza.
È pazzesco pensare che Nicola abbia fatto 30 chiamate di emergenza alla polizia. Sì, e nessuna di quelle chiamate ha portato ad accuse formali dopo gli incidenti che l'hanno coinvolta. Deve essere stato incredibilmente frustrante per lei avere la sensazione di non essere presa sul serio. Assolutamente. Mette in luce alcuni dei problemi nella gestione delle emergenze. Posso capire perché abbia sentito così tante volte il bisogno di chiedere aiuto. È una situazione difficile ed è importante che le persone si sentano al sicuro e supportate. Spero che le sue esperienze portino a una maggiore consapevolezza e a miglioramenti nel sistema. Sì, tutti meritano di essere ascoltati, soprattutto nelle situazioni critiche. La comunicazione e l'azione sono fondamentali per garantire la sicurezza di tutti. Lezione 6. Imprese di nuoto. Hai sentito parlare di Chadwick? Le sue imprese nel nuoto sono davvero impressionanti. Sì, ha attraversato a nuoto la Manica in entrambe le direzioni, il che è sbalorditivo. Tuttavia, è sorprendente che nessuno abbia realmente riconosciuto i suoi successi. È vero, è difficile credere che un simile risultato sia passato inosservato. La sua dedizione e la sua abilità dovrebbero essere celebrate più ampiamente. Certamente, ci vogliono forza e resistenza immense per raggiungere un'impresa del genere. Penso che la sua storia potrebbe ispirare molti aspiranti atleti a superare i propri limiti. Sì, è importante riconoscere coloro che abbattono le barriere nello sport. L'eredità di Chadwick merita di essere ricordata e onorata. Lezione 7. Esplorazioni costiere. Hai mai pensato a come gli europei hanno viaggiato lungo le coste dell'Africa per centinaia di anni? È affascinante pensare al coraggio che ci è voluto agli esploratori per avventurarsi nell'ignoto. Assolutamente. Hanno navigato in acque insidiose e affrontato innumerevoli sfide lungo il cammino. E tuttavia il loro desiderio di scoperta li spinse ad andare avanti, nonostante i pericoli. Ogni viaggio apriva nuove rotte commerciali e metteva in contatto culture diverse. È vero, gli scambi che si sono verificati sono stati trasformativi per entrambe le parti. Immaginate le storie che devono aver portato a casa dopo viaggi così epici. Quelle storie devono aver ispirato molti a sognare avventure oltre i propri orizzonti. L'eredità di quelle esplorazioni continua infatti a influenzarci ancora oggi. Lezione 8. Abbattere le barriere. È incredibile pensare alla corrente che può abbattere i più potenti muri di oppressione e resistenza. Sì, la storia ci ha dimostrato come movimenti potenti possano cambiare il corso di una società. La forza delle voci unite può davvero mettere alla prova anche i sistemi più radicati. Esatto, quando le persone si uniscono, possono creare ondate di cambiamento inarrestabili. È stimolante vedere come passione e determinazione possano portare al progresso. E come le storie di coraggio accendono la speranza in coloro che si sentono impotenti. Ogni piccola azione può contribuire a un movimento più ampio per la giustizia e l'uguaglianza. Ci ricorda che anche nei momenti più bui la luce può fare luce. Assolutamente sì, questa è la bellezza della resilienza e dello spirito umano. Lezione 9.
elementi essenziali della lista della spesa. Quindi, nella nostra lista di oggi abbiamo bisogno di uova, pane, latte e un po' di frutta. Sembra un ottimo piano per un pasto sano questa settimana. Sì, avere questi ingredienti di base renderà più facile preparare la colazione e gli spuntini. Mi piace molto la versatilità di questi ingredienti, che si adattano a diverse ricette. Esatto. Puoi preparare di tutto, dalle frittate ai deliziosi frullati. E non dimentichiamo il piacere della frutta fresca per un dessert sano. Esatto. È un piacere semplice che aggiunge un tocco di classe ai nostri pasti. Penso che sia essenziale tenere la nostra dispensa rifornita di questi alimenti base. Certamente, a lungo termine fa risparmiare tempo e denaro. Lezione 10. Scelte di stile casual. Sto pensando a qualcosa di casual, magari una semplice camicia bianca sarebbe l'ideale per l'occasione. Fantastico! Una classica camicia bianca è sempre una scelta elegante. È così versatile, puoi indossarlo in modo elegante o più casual. Esatto! Puoi abbinarlo ai jeans per un look rilassato o ai pantaloni eleganti per qualcosa di più formale. Ed è perfetto per qualsiasi stagione, davvero. Sì, funziona bene anche con strati, come una giacca leggera o un cardigan. Inoltre, è facile abbinarlo a diversi colori e stili. Adoro il modo in cui capi semplici possono creare un aspetto raffinato senza il minimo sforzo. È questo il bello della moda, a volte meno è davvero di più. Lezione 11. Avventura nel negozio di tecnologia. Penso che dovremmo trovarne di simili nei negozi, la tecnologia si evolve molto rapidamente. Vero! Dovremmo organizzare un giro al negozio di tecnologia per vedere le novità. Non vedo l'ora di scoprire gli ultimi gadget e innovazioni. Sì, è sempre stimolante vedere come la tecnologia possa migliorare le nostre vite. Chissà se hanno qualche accessorio interessante che potremmo usare anche noi. Assolutamente sì! A volte sono gli accessori a fare la differenza in termini di usabilità. Inoltre, è divertente confrontare le caratteristiche di marchi diversi. Assolutamente! Potremmo scoprire qualcosa che si adatta perfettamente alle nostre esigenze. Facciamo una lista di ciò che vogliamo vedere prima di partire. Lezione 12. Arrangiarsi. A volte dobbiamo arrangiarci con quello che abbiamo a disposizione, non credi? Assolutamente sì, in queste situazioni è tutta una questione di intraprendenza e creatività. Esatto. È sorprendente come si possa adattarsi e trovare alternative se si pensa fuori dagli schemi. Sono d'accordo. Spesso porta a soluzioni inaspettate che possono essere molto soddisfacenti. Inoltre, ci incoraggia ad apprezzare ciò che abbiamo anziché cercare sempre di più. Sì, trovare la gioia nella semplicità può davvero fare la differenza. E stimola la gratitudine per le piccole cose della vita. È una lezione preziosa che può arricchire le nostre esperienze quotidiane. Manteniamo questa mentalità mentre pianifichiamo la nostra settimana. Lezione 13. Preferenze di acquisto. Ci sono così tanti negozi tra cui scegliere. Cosa cerchi di solito quando fai shopping?
Tendo a dare priorità alla qualità rispetto alla quantità, voglio articoli che durino. Ha senso. Investire in buoni prodotti spesso fa risparmiare denaro a lungo termine. Esatto. E poi mi piace anche scoprire oggetti unici che non siano prodotti in serie. Spesso questi reperti hanno più carattere e raccontano una storia tutta loro. Sì, aggiunge un tocco personale alla mia collezione di oggetti. Apprezzo anche un buon servizio clienti, migliora l'esperienza di acquisto. Assolutamente sì. Uno staff cordiale può fare la differenza. Quindi, da dove dovremmo cominciare la nostra avventura di shopping oggi? Lezione 14. Eventi di corsa. Spesso i podisti meno impegnati creano un'atmosfera di festa che coinvolge tutta la città prima e durante l'evento. È incredibile come tali incontri uniscano la comunità in un momento di festa. Sì, l'energia è contagiosa e incoraggia le persone a partecipare, sia che corrano o facciano il tifo. L'entusiasmo del pubblico può davvero motivare i partecipanti a superare i propri limiti. Esatto. È importante l'esperienza tanto quanto la gara in sé. Ed è un modo meraviglioso per promuovere la forma fisica e il benessere tra tutti i soggetti coinvolti. Mi piace molto il modo in cui questi eventi creano un senso di cameratismo tra sconosciuti. Sì, è commovente vedere le persone sostenersi a vicenda, indipendentemente dal loro livello di abilità. Segniamo sul calendario il prossimo grande evento nella nostra città. Lezione 15. Esplorare nuovi orizzonti. Hai mai sentito il bisogno di esplorare nuovi orizzonti e di sperimentare in prima persona culture diverse? Assolutamente. L'idea di immergermi in un ambiente nuovo e di incontrare persone diverse è incredibilmente entusiasmante. Immagina di passeggiare in mercati vivaci, assaggiare cibi esotici e scoprire tradizioni così diverse dalle nostre. Sembra incredibile. Ogni luogo ha una storia unica da raccontare e credo che viverla in prima persona sia impagabile. Inoltre, viaggiare amplia le nostre prospettive e ci aiuta ad apprezzare la bellezza delle nostre differenze. Sì, e i ricordi che creiamo durante i nostri viaggi spesso durano una vita, arricchendo le nostre vite in modi che non possiamo nemmeno prevedere. Quindi, se potessi scegliere una destinazione da visitare, quale sarebbe? Credo che mi piacerebbe esplorare il Giappone. Mi affascina il mix di modernità e tradizione che c'è lì. Che scelta fantastica! Hayao mix di tecnologia e cultura antica crea un'esperienza davvero unica. Lezione 16. Programmi per il fine settimana. Hai mai pensato a quanto sarebbe emozionante organizzare una fuga improvvisata nel fine settimana in una città vicina? Sembra un'idea fantastica. Esplorare un posto nuovo, anche solo per un paio di giorni, può essere davvero rigenerante. Esatto. Immagina di passeggiare per le strade, assaggiare i cibi locali e visitare negozi unici che non troverai da nessun'altra parte. Mi piace l'idea di scoprire i tesori nascosti di una nuova città, in particolare i graziosi caffè frequentati dalla gente del posto. Ed è l'occasione perfetta per prendersi una pausa dalla solita routine, godendosi un po' di tempo lontano dal lavoro e dalle responsabilità quotidiane. Assolutamente sì. Inoltre, i ricordi che creiamo durante questi viaggi spesso diventano alcune delle nostre esperienze più care.
Quindi, se potessi scegliere una città da visitare per il fine settimana, quale sceglieresti? Credo che mi piacerebbe esplorare New Orleans. La cultura, la musica e il cibo del posto sono così vivaci e allettanti. Ottima scelta! L'atmosfera vivace e la storia ricca renderanno l'esperienza davvero indimenticabile. Lezione 17. Vacanza da sogno. Hai mai pensato a cosa significherebbe trascorrere una vacanza da sogno in un paradiso tropicale, solo per sfuggire alla frenesia quotidiana? Assolutamente. L'idea di sdraiarsi su una spiaggia sabbiosa, sorseggiare una bevanda rinfrescante e ascoltare il rumore delle onde mi sembra la fuga perfetta. Davvero? Immagina di svegliarti con il cinguettio degli uccelli e il sole che splende tra le palme, invitandoti a iniziare la giornata. Sì, e il pensiero di esplorare barriere coralline vibranti facendo snorkeling, circondato da pesci colorati, è qualcosa che ho sempre desiderato provare. In più, potremmo provare le prelibatezze locali nei ristoranti sul mare, gustando pesce fresco pescato la mattina stessa. Esatto! C'è qualcosa di davvero speciale nell'assaggiare piatti autentici che riflettono la cultura del luogo che stai visitando. Quindi, se potessi scegliere un'isola da visitare, quale sarebbe? Penso che mi piacerebbe molto andare a Bali. I suoi paesaggi meravigliosi e la sua ricca cultura sono incredibilmente allettanti. Che scelta fantastica! Hai un mix di natura mozzafiato e tradizioni affascinanti renderà l'avventura indimenticabile. Lezione 18. Una giornata al mercato. Hai mai visitato un mercato locale dove l'atmosfera è ricca di colori vivaci e di deliziosi profumi di prodotti freschi? Assolutamente. C'è qualcosa di così vivace e invitante nel passeggiare tra bancarelle piene di frutta, verdura e prodotti artigianali. Esatto! Adoro il modo in cui ogni venditore presenta i suoi prodotti unici, spesso raccontando storie su come li coltiva o li crea. Sì, ed è una fantastica opportunità per sostenere gli agricoltori e gli artigiani locali, scoprendo al contempo nuovi sapori e ingredienti. Parlando di sapori, non vedo l'ora di assaggiare campioni di frutta fresca o prodotti da forno mentre esploro il mercato. Anch'io. Quei piccoli assaggi mi portano spesso a scoprire nuovi gusti che altrimenti non avrei mai provato. Quindi, se potessi scegliere un articolo da portare a casa dal mercato, cosa sarebbe? Credo che sceglierei delle fragole mature e succose. Non sono solo deliziose, ma anche perfette per preparare dei dessert. Sembra delizioso. Le fragole fresche sarebbero fantastiche in una crostata o anche solo da sole con una spolverata di zucchero. Lezione 19. Avventura del fine settimana. Hai mai pensato a quanto sarebbe emozionante lanciarsi in un'avventura spontanea di fine settimana in una città vicina? Assolutamente. L'emozione di esplorare nuovi posti, provare i cibi locali e scoprire culture diverse è incredibilmente allettante. Immagina di passeggiare per strade incantevoli, di scoprire negozi unici e di goderti l'atmosfera vivace di un mercato affollato. Sì, c'è qualcosa di magico nell'immergersi in un ambiente diverso, anche solo per un paio di giorni. E la cosa più bella è che possiamo creare ricordi indimenticabili insieme mentre esploriamo. Esatto. In più, assaggiare le prelibatezze locali e magari scoprire anche qualche perla nascosta rende l'esperienza ancora più speciale.
Quindi, se potessi scegliere una città da visitare per il fine settimana, quale sarebbe? Credo che mi piacerebbe esplorare New Orleans. La musica, il cibo e la cultura del posto sono semplicemente irresistibili. È una scelta fantastica. L'atmosfera vivace e la storia ricca renderanno sicuramente la vostra fuga indimenticabile. Lezione 20. Esplorare la natura. Hai mai pensato a quanto sarebbe rigenerante trascorrere un weekend immersi nella natura, circondati da paesaggi incantevoli e aria fresca? Assolutamente. L'idea di fuggire dal caos cittadino per fare escursioni tra foreste lussureggianti e godersi la tranquillità della natura è davvero allettante. Pensate solo al rumore delle foglie che frusciano nella brezza e alla vista dei fiori selvatici che sbocciano in tutto il loro splendore intorno a noi. Sì, e immagina di allestire un accogliente campeggio in riva a un lago tranquillo, dove possiamo rilassarci e ammirare lo splendido panorama al tramonto. Inoltre, la possibilità di osservare le stelle di notte, con un cielo limpido e costellato di innumerevoli stelle, sarebbe semplicemente magica. Esatto, c'è qualcosa di così rilassante nello stare all'aria aperta, lontano da schermi e distrazioni, che ci permette di riconnetterci con noi stessi. Quindi, se potessi scegliere un percorso escursionistico da esplorare, quale sarebbe in cima alla tua lista? Credo che mi piacerebbe fare escursioni sui sentieri delle montagne rocciose. I paesaggi mozzafiato e la fauna selvatica variegata ne fanno una destinazione ideale. Che scelta fantastica! La combinazione di vette imponenti e laghi cristallini darà vita a un'avventura indimenticabile. Lezione 21. La serata perfetta. Hai mai immaginato come sarebbe trascorrere un'intera serata sotto le stelle, gustando dell'ottimo cibo e chiacchierando? Assolutamente. Il pensiero di stare seduti all'aperto, con la luce soffusa delle lucine e i suoni della natura intorno a noi, sembra incredibilmente romantico. Immaginatevi una coperta accogliente stesa sull'erba, deliziosi spuntini serviti e magari una bottiglia di vino da condividere. Sì, e potremmo anche portare con noi uno speaker portatile per ascoltare un po' della nostra musica preferita, creando l'atmosfera perfetta per la serata. Sembra l'ideale. Sono momenti come questi che ci permettono di rilassarci e di connetterci veramente con gli altri, lontano dalle distrazioni della vita quotidiana. Esatto. Inoltre, la conversazione scorre molto meglio quando ci si trova in un ambiente rilassato, godendosi la bellezza dell'aria aperta. Quindi, se potessi scegliere qualsiasi posto per questa serata perfetta, dove vorresti andare? Credo che mi piacerebbe molto averlo in riva a un lago, dove potremmo ammirare il tramonto riflesso sull'acqua e poi ammirare le stelle mentre appaiono. Che scelta fantastica! La tranquillità di un ambiente lacustre renderebbe l'esperienza ancora più speciale. Lezione 22. Fuga del fine settimana. Hai mai pensato a quanto sarebbe rigenerante scappare dalla città e trascorrere un weekend in montagna, immersi nella natura? Assolutamente. L'idea di fare escursioni lungo sentieri rigogliosi, respirare aria fresca e godersi panorami mozzafiato sembra il rifugio perfetto. Immagina di sederti attorno a un caldo falò di notte, raccontando storie e ammirando un cielo stellato, lontano dalle luci della città. Sì, e svegliarsi con il cinguettio degli uccelli e il sole che sorge sulle cime sarebbe un modo davvero sereno per iniziare la giornata. In più, potremmo esplorare i sentieri locali durante il giorno, magari trovando anche una cascata nascosta o un punto panoramico dove goderci un picnic. Sembra fantastico.
C'è qualcosa di così rigenerante nello stare all'aria aperta e staccare dalla tecnologia per un po'. Esatto. Ci permette di riconnetterci con noi stessi e con gli altri in un modo che spesso è difficile da realizzare nelle nostre vite frenetiche. Quindi, se potessi scegliere una specifica area montuosa da visitare, quale sarebbe? Credo che mi piacerebbe esplorare le montagne rocciose. I paesaggi mozzafiato e la fauna selvatica variegata renderebbero l'avventura indimenticabile. Lezione 23. Piani di acquisto. Hai in mente qualche articolo specifico che devi acquistare durante la nostra gita di shopping di questo fine settimana? Sì, devo assolutamente trovare un nuovo paio di jeans perché quelli che ho già sono un po' usurati, e anche un cappotto invernale andrebbe benissimo. Sembra un'ottima idea. Trovare un cappotto caldo ma elegante è essenziale per i mesi più freddi, soprattutto quando si vuole stare comodi. Esatto! Voglio qualcosa che non solo mi tenga al caldo, ma che sia anche bello esteticamente, magari in un bel colore che si abbini al mio guardaroba. E i jeans sono sempre un capo essenziale, puoi indossarli in modo elegante o casual, il che li rende versatili per ogni occasione. Assolutamente! Adoro come un bel paio di jeans possa farti sentire sicura di te, che tu stia uscendo per una cena informale o per fare commissioni. Quindi, hai in mente un negozio specifico in cui vuoi cercare questi articoli? Stavo pensando di dare un'occhiata a quella nuova boutique in centro. Ho sentito dire che hanno una vasta scelta di vestiti alla moda. Sembra la scelta perfetta. In più, dopo potremo prendere un caffè e parlare delle nostre scoperte, rendendo la giornata ancora più piacevole. Lezione 24. Successo del progetto. Mentre ci avviciniamo alle fasi finali di questo progetto, cosa pensi dei nostri progressi e delle sfide che ci attendono? Sono moderatamente ottimista. Abbiamo fatto molta strada, ma c'è ancora molto lavoro da fare e voglio assicurarmi che manteniamo questo slancio. Assolutamente. È fondamentale rimanere concentrati e continuare a collaborare efficacemente per superare qualsiasi ostacolo che possa presentarsi. D'accordo. Suddividiamo i compiti rimanenti in passaggi più piccoli e gestibili e assegniamo responsabilità chiare a ciascun membro del team. Si tratta di un approccio intelligente, affrontando ogni componente in modo sistematico. Possiamo evitare di sentirci sopraffatti e garantire che nulla ci sfugga. E non dimentichiamo di festeggiare i traguardi raggiunti lungo il cammino. Riconoscere i nostri successi ci solleverà il morale e ci manterrà motivati. Certamente. Riconoscere i nostri progressi ci ricorderà quanta strada abbiamo fatto e rafforzerà il nostro impegno per raggiungere il traguardo. Quindi, cosa possiamo fare oggi per prepararci al successo nella fase finale di questo progetto? Credo che dovremmo organizzare una riunione di squadra per rivedere i nostri tempi, affrontare eventuali preoccupazioni e riaffermare i nostri obiettivi comuni. Lezione 25. Consigli per i film. Hai in mente qualche articolo specifico che devi acquistare durante la nostra gita di shopping di questo fine settimana? Sì, devo assolutamente trovare un nuovo paio di jeans perché quelli che ho già sono un po' usurati, e anche un cappotto invernale andrebbe benissimo. Sembra un'ottima idea. Trovare un cappotto caldo ma elegante è essenziale per i mesi più freddi, soprattutto quando si vuole stare comodi. Esatto! Voglio qualcosa che non solo mi tenga al caldo, ma che sia anche bello esteticamente, magari in un bel colore che si abbini al mio guardaroba. E i jeans sono sempre un capo essenziale, puoi indossarli in modo elegante o casual, il che li rende versatili per ogni occasione. Assolutamente!
Adoro come un bel paio di jeans possa farti sentire sicura di te, che tu stia uscendo per una cena informale o per fare commissioni. Quindi, hai in mente un negozio specifico in cui vuoi cercare questi articoli? Stavo pensando di dare un'occhiata a quella nuova boutique in centro. Ho sentito dire che hanno una vasta scelta di vestiti alla moda. Sembra la scelta perfetta. In più, dopo potremmo prendere un caffè e parlare delle nostre scoperte, rendendo la giornata ancora più piacevole. Lezione 26. Sogni d'appartamento. Ultimamente ho riflettuto molto sulla nostra situazione abitativa e ho pensato che un appartamento con 2 camere da letto e balcone sarebbe perfetto per noi. Sembra fantastico. Un balcone ci darebbe la possibilità di goderci l'aria fresca e magari anche di coltivare qualche pianta. Esatto. Immagina di sorseggiare un caffè al mattino ammirando la città. Sarebbe un modo davvero rilassante per iniziare la giornata. E avere una camera da letto in più significa che finalmente potremmo invitare gli amici senza sentirci in difficoltà. Giusto. Inoltre, sarebbe fantastico quando vengono a trovarci i familiari, avrebbero il loro spazio. Adoro l'idea. Potremmo anche usare lo spazio in più come ufficio o come spazio hobby. È vero. Uno spazio dedicato al lavoro o ai progetti creativi potrebbe aiutarci a concentrarci meglio. E non dimentichiamoci di organizzare cene. Una spaziosa zona soggiorno renderebbe l'esperienza ancora più divertente. Assolutamente. Con un balcone, potremmo anche fare barbecue all'aperto d'estate. Lezione 27. Risparmi sul fitness. Hai mai pensato a quanti soldi potresti risparmiare allenandoti a casa invece di iscriverti in palestra? Assolutamente. È incredibile quante risorse siano disponibili online gratuitamente, come video di allenamento e guide nutrizionali. Lo so, vero? In più, puoi creare il tuo programma senza preoccuparti degli orari della palestra. È vero, e puoi anche investire in attrezzature di base che durano anni, il che spesso è più economico nel lungo periodo. Esatto. E puoi anche invitare gli amici per allenamenti di gruppo, rendendo l'attività sociale divertente senza dover pagare la palestra. Adoro questa idea. Rende davvero il fitness più accessibile e piacevole quando lo si può praticare nel proprio spazio. Inoltre, puoi provare diversi stili di allenamento senza dover sottoscrivere un abbonamento a una sola palestra. È come provare vari corsi, dallo yoga all'allenamento della forza, il tutto comodamente a casa tua. E pensa a quanto tempo risparmi non dovendoti recare in palestra. Lezione 28. Servizio in camera. Quindi, pensavo che potrebbe essere carino ordinare il servizio in camera per cena stasera. Cosa ne pensi? Sembra delizioso. Adoro l'idea di gustare un pasto accogliente nel comfort della nostra camera. Cosa desidera ordinare? Ho proprio voglia di qualcosa di confortante, magari un classico cheeseburger con contorno di patatine fritte. Che ne dici? Sembra allettante, ma potrei optare per qualcosa di un po' più leggero, come un'insalata Cesar con pollo alla griglia. È sempre un'ottima scelta. Le grandi menti pensano allo stesso modo. E non possiamo dimenticare di aggiungere un dessert al nostro ordine. Una fetta di torta al cioccolato sarebbe davvero perfetta. Assolutamente. Chi può resistere a una torta al cioccolato, soprattutto dopo una lunga giornata? È il modo perfetto per coccolarci. Allora chiamerò il servizio in camera,
Non vedo l'ora di gustare il nostro delizioso pasto mentre ci rilassiamo e ci godiamo la serata. Questo è lo spirito giusto. È meraviglioso rilassarsi in questo modo, e avere la cena servita direttamente a casa rende l'esperienza ancora più speciale. Esatto. In più, possiamo guardare un film mentre mangiamo, è il modo ideale per trascorrere la serata insieme. Lezione 29. Capelli verdi. Sai, ero molto tentata di tingermi i capelli di verde per il festival, ma per ora ho deciso di rimandare. Che scelta interessante. I capelli verdi possono davvero fare la differenza, ma capisco perché potresti voler aspettare. Al giorno d'oggi non è per niente di moda e credo che per il momento preferirei mantenere il mio look un po' più classico. Esatto. A volte è meglio optare per uno stile più intramontabile, soprattutto se non si è sicuri dei cambiamenti audaci. Inoltre, vivere per un po' senza capelli verdi potrebbe darmi l'opportunità di riconsiderare il mio stile generale e ciò che desidero veramente. È un approccio intelligente. Prendersi il tempo necessario può aiutare a prendere una decisione che ti farà sentire bene nel lungo periodo. Assolutamente. Voglio essere sicuro che, quando apporto un cambiamento, sia qualcosa di cui sarò felice per più di un attimo. Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra esprimere se stessi e sentirsi a proprio agio nella propria pelle. Certo. E chissà, magari troverò un colore o uno stile diverso che mi emozioni ancora di più dei capelli verdi. Lezione 30. Routine mattutine. Mi sveglio alle 7 ogni mattina, il che mi dà il tempo di iniziare bene la giornata. In realtà mi sveglio un po' prima, verso le 6:30, e ho scoperto che questo mi aiuta a sentirmi più preparato per la giornata che mi aspetta. Impressionante. Cosa fai di solito dopo esserti svegliato così presto? Mi piace iniziare la giornata con un bicchiere d'acqua per idratarmi e poi dedicare qualche minuto allo stretching per risvegliare il corpo. Sembra rinfrescante. Di solito mi butto subito sotto la doccia, ma stavo pensando di aggiungere anche un po' di stretching alla mia routine. Fa davvero la differenza, soprattutto se si passa tutto il giorno seduti alla scrivania. Aiuta ad alleviare la tensione e a mantenere la flessibilità. Lo capisco. Dopo la doccia, di solito preparo la colazione, che credo sia uno dei momenti più importanti della mia mattinata. Assolutamente. Una buona colazione dà il tono al resto della giornata. Cosa mangi di solito? Di solito mangio fiocchi d'avena con un po' di frutta e noci, mi saziano e mi danno energia.